In un solo anno metà della popolazione italiana scomparve, non per una guerra, non per una carestia, ma per qualcosa che nessuno riusciva a vedere. C'è un anno nella storia d'Italia che non somiglia a nessun altro. Un anno in cui il tempo si è spezzato, in cui le certezze su cui era costruita un'intera civiltà sono crollate nel giro di pochi mesi, in cui le campane delle chiese suonavano così spesso, così continuamente, giorno e notte senza sosta, che le autorità furono costrette a farle tacere, perché quel suono incessante stava facendo impazzire le persone, stava ricordando a tutti ogni minuto che qualcun altro era appena morto. Quell'anno è il 1348 e noi oggi ci entriamo dentro. Benvenuti su Sussurri dalla storia italiana. Sono felice di avervi qui, davvero, perché quello che state per ascoltare non è una lezione di storia. Non troverete date sterili, elenchi di nomi o numeri recitati come fossero statistiche sportive. Quello che vi aspetta è qualcosa di diverso. È un viaggio vero, immersivo, a tratti scomodo, dentro l'anno più devastante che la penisola italiana abbia mai vissuto dall'antichità a oggi. Un anno in cui morì quasi la metà della popolazione, in cui intere città si svuotarono nel silenzio, in cui i medici non sapevano cosa stava succedendo, i preti non riuscivano a stare dietro ai funerari e i governi, quei governi medievali che pure erano tra i più sofisticati d'Europa, si trovarono completamente disarmati davanti a qualcosa che non avevano mai visto e non sapevano come fermare. L'anno in cui la peste nera divorò tutto. In questo episodio non sentirete una voce sola. Ci saranno due voci a guidarvi in questo viaggio. Una si occuperà del filo narrativo, il contesto, le sequenze degli eventi, il quadro storico che ha reso possibile una catastrofe di questa portata. L'altra si fermerà sui dettagli che sembrano piccoli, ma non lo sono. Le persone, le loro paure, le loro scelte disperate, i tradimenti, gli abbandoni. Due prospettive diverse che si alternano e si completano, come due facce della stessa storia. Insieme cercheremo di restituirvi non solo i fatti, ma la sensazione di esserci stati davvero. Prima di iniziare, voglio che vi fermiate un secondo. Chiudete gli occhi se potete. Immaginate una mattina d'autunno del 1347. Siete a Messina, in Sicilia. Il porto è vivo, rumoroso come sempre, mercanti che contrattano, pescatori che scaricano le reti, bambini che corrono sul molo, il profumo del sale e del catrame nell'aria. Una mattina normalissima, come tante altre. E poi, all'orizzonte, appaiono delle navi, 12 galee genovesi, che si avvicinano lentamente, troppo lentamente. Le vele sono strappate, i remi si muovono a fatica, in modo irregolare. Qualcosa non va. I messinesi sul porto si fermano a guardare. Qualcuno chiama gli altri, qualcuno indica. Sul ponte nessuno si muove. Quando le navi attraccano e i messinesi si avvicinano ad aiutare, per buttare le cime, per accogliere i marinai, come si fa ogni giorno in ogni porto del Mediterraneo, capiscono. Quei marinai non stanno dormendo. E quelli che ancora respirano hanno il corpo coperto di macchie nere, di ringombranti enormi alle ascelle all'inguine, gli occhi vitrei, la febbre che li divora dall'interno. Alcuni delirano. Qualcuno chiede acqua con una voce che non sembra umana. Passano poche ore e i primi messinesi iniziano a stare male. Da quel momento niente sarà più come prima. In questo episodio ripercorreremo l'intera traiettoria della peste nera in Italia. Partiremo dalle steppe della Crimea, dove tutto ebbe inizio con uno degli atti militari più aberranti e, se ci pensate, più moderni della storia umana. Seguiremo il morbo lungo le rotte commerciali del Mediterraneo, città per città: Messina, Venezia, Genova, Pisa, Firenze, Roma. Vedremo come ogni città abbia reagito in modo radicalmente diverso. Chi ha tentato la quarantena, chi ha scelto la preghiera, chi ha aperto le taverne e si è dato all'eccesso pensando che tanto la morte sarebbe arrivata lo stesso, e chi, e questa è forse la parte più difficile da ascoltare, ha abbandonato i propri figli sulla strada pur di sopravvivere. Parleremo di scienza, di quello che sappiamo oggi sul batterio che causò tutto questo, la Yersinia pestis, e di quanto fosse invisibile e incomprensibile per chi la stava vivendo.
Parleremo di politica, di economia, di religione in crisi e parleremo di letteratura, perché in mezzo a tutto questo orrore un uomo di nome Giovanni Boccaccio prese carta e penna e scrisse una delle opere più straordinarie della storia italiana. E vedremo infine qualcosa di inaspettato, qualcosa che nessuno nel 1348 avrebbe potuto immaginare, come da questa catastrofe assoluta, dall'annientamento di quasi metà della popolazione europea, stesse nascendo silenzioso una spira, una domanda diversa sull'esistenza, un seme che un secolo dopo avrebbe dato vita al Rinascimento. La morte che genera la rinascita. Sedetevi comodi, abbassate le luci se volete, perché stiamo per entrare nel 1348, l'anno che divorò Italia. Benvenuti a questo nuovo approfondimento. Dunque, oggi la nostra missione è fare un vero e proprio viaggio. Un viaggio che non è per niente facile, ma è incredibilmente emozionante e, diciamo, totalmente immersivo nell'oscurità del 1348, l'anno in cui la peste nera ha letteralmente divorato l'Italia. Un anno spaventoso, sì. Assolutamente. E avendo a disposizione cronache storiche, studi epidemiologici moderni e le testimonianze dirette di chi c'era, l'obiettivo non è fare una noiosa lezione accademica. Cerchiamo di fare chiarezza, certo, ma soprattutto vogliamo vivere e comprendere questa specie di apocalisse medievale attraverso gli occhi di chi l'ha subita sulla propria pelle. Esatto, vivere la storia, non solo leggerla. Proprio così. E voglio iniziare con un'immagine che sembra, l'incipit di un film horror contemporaneo, ma che invece è pura, tragica realtà storica. Nel 1346, durante l'assedio della città di Caffa, in Crimea, l'esercito mongolo compie questa azione militare pazzesca. Il Khan Ganibek, che vede le sue truppe decimate da questo morbo misterioso, prende una decisione... Una decisione estrema. Estrema, sì. Ordina di caricare i cadaveri infetti dei suoi soldati sulle catapulte e li lancia oltre le mura della città. Stiamo parlando del primo attacco batteriologico documentato. E da lì, da quelle mura, questa società medievale all'apice dello sviluppo commerciale si ritrova improvvisamente a fare conti con la fine del mondo. È un punto di partenza cruciale, davvero. Stabilisce subito il tono, no? Questa inaspettata modernità e ferocia delle dinamiche. Ma ecco, se collegiamo questo evento al quadro generale, per capire come un singolo trauma collettivo abbia potuto spazzare via mezza Europa, dobbiamo fare un passo indietro. L'Europa del 1347 non era un continente sano. Diciamo che era un ecosistema già gravemente debilitato, sull'orlo del collasso. Cioè, intendi per una questione climatica? Perché ricordo qualcosa su un'alterazione del clima prima della peste. Esattamente, la cosiddetta piccola era glaciale. C'era stato un abbassamento globale delle temperature che aveva portato a piogge continue, fiumi che straripavano ovunque e i raccolti... Marcivano nei campi. Marcivavano, sì, per anni interi. Questo ha scatenato la grande carestia tra il 1315 e il 17 e devi pensare che la popolazione aveva toccato i 75 milioni, ma di colpo non c'era più cibo. Quindi intere generazioni denutrite. Più che denutrite, con difese immunitarie a zero, praticamente pronte a crollare di fronte a qualsiasi patogeno. E questo ci porta al disastro. Insomma, il palcoscenico è pronto. Quando i cadaveri iniziano a piovere su Caffa, i mercanti genovesi che sono dentro le mura fanno l'unica cosa che ha senso fare. Scappano. 12 galee genovesi riescono a fuggire e si mettono nelle rotte del Mediterraneo. E nell'ottobre del 47 approdano a Messina. Il primo vero contatto italiano? Sì, e le cronache dei testimoni descrivono scene che fanno venire i brividi. Navi fantasma, marinai morenti o già morti, corpi coperti di queste enormi macchie nere, lividi, rigonfiamenti. E la cosa sconvolgente è che appena questi marinai mettono piede a terra, i messinesi iniziano a morire. Con una letalità che rasentava il 100% in alcuni casi, soprattutto per la variante polmonare. Però aspetta, qui io devo fare un po' da avvocato del diavolo, perché c'è un dubbio logico che mi assale. Come fa una città intera, enorme come Messina, a prendere fuoco come una foresta secca in pochi giorni solo per l'arrivo di qualche marinaio malato? Il contagio umano ha bisogno di tempo, di interazione diretta, no? E infatti, il dubbio è validissimo. Se fosse dipeso solo dal respiro o dal tocco umano, non si sarebbe diffusa a quella velocità supersonica. La verità, e la biologia moderna ce lo spiega benissimo, è che il vero innesco non camminava su due gambe. Viaggiava sui topi?
Sui topi, sì, ma soprattutto sulle pulci dei topi. La famigerata Pulex irritans. Il meccanismo era diabolico. Il batterio, la Yersinia pestis, si riproduceva nel sangue del topo o dell'uomo. Quando l'ospite moriva, il corpo si raffreddava. E le pulci hanno bisogno di calore. Esatto. Sentono il calo di temperatura, vanno letteralmente nel panico e abbandonano il cadavere in massa a sciami per cercare un nuovo ospite vivo e caldo. Mamma mia. Quindi i marinai genovesi erano praticamente dei cavalli di Troia inconsapevoli. Il vero esercito invisibile era nascosto nelle stive, tra i carichi di grano e le stoffe. Perfetto, sì, è l'analogia esatta. Quando le navi si sono fermate a Messina, questa marea di pulci e ratti è scesa a terra. Hanno invaso i mercati, prima ancora che le autorità potessero dire una singola parola. E da lì, ovviamente, il panico genera fuga e la fuga diffonde il morbo. È matematico. Le navi ripartono da Messina per scappare e seminano la morte in tutta Italia. Genova, Venezia, Pisa, Firenze e Roma. Praticamente le reti commerciali sono diventate il sistema sanguigno che ha pompato il veleno ovunque. Una rete perfetta, sì. Ma le città non sono rimaste a guardare, sai. Prendi Venezia, per esempio. La Serenissima era all'avanguardia mondiale. Avevano capito che c'era un legame tra le navi in arrivo e la gente che moriva. E si inventano la quarantena, giusto? Proprio loro. Obbligano le navi sospette a stare al largo per 40 giorni. E non solo. Creano i lazzaretti nelle isole della laguna per isolare i malati e stabiliscono regole severissime per seppellire i morti in profondità. Un approccio modernissimo per l'epoca, razionale. Modernissimo. E totalmente inutile. Inutile perché Venezia ha perso tipo il 60% della popolazione, no? Fino a 90.000 morti. Perché la legge ferma gli uomini, ma non i topi. La nave restava al largo, ma i ratti si calavano lungo le funi d'ormeggio e nuotavano a rima, di notte. E le pulci restavano vive nelle balle di tessuto che alla fine, 40 giorni dopo, venivano sbarcati. Venezia combatteva il nemico sbagliato. Terribile. E mentre Venezia cerca di applicare questa logica fallimentare, a Firenze c'è il collasso totale. Abbiamo resoconti di fosse comuni, enormi, dove i cadaveri, come diceva Boccaccio, venivano messi a strati a suolo come le mercanzie nelle stive. Una roba apocalittica. Ma qui, e la cosa si fa veramente interessante, emerge un'eccezione assurda. Milano. L'anomalia di Milano. Un caso di studio pazzesco. Pazzesco, sì. Perché Milano registra solo 15.000 morti su 100.000 abitanti. Che è tanto, ma non è niente rispetto a Firenze o Venezia. Perché? Perché a Milano governavano i Visconti. E i Visconti non andavano tanto per il sottile. Nessun dibattito medico, nessuna quarantena filosofica. Hanno gestito la peste con un approccio militare, tirannico e spietato. Cioè, cosa facevano esattamente? Appena in una casa qualcuno mostrava un sintomo, che fosse la nonna o un bambino, le guardie arrivavano e muravano viva l'intera famiglia all'interno dell'abitazione. Aspetta, muravano. Nel senso, con i mattoni. Mattoni e calce. Sigillavano porte e finestre dall'esterno. Malati e sani, tutti chiusi dentro. Passavano un po' di cibo con dei cesti dalle finestre alte e basta. Li lasciavano al loro destino. È agghiacciante e solleva un dilemma morale non da poco, se ci pensi. Le città aperte, mercantili e libere sono state spazzate via e la dittatura più spietata, calpestando ogni diritto umano, ha di fatto salvato la città. È un pensiero scomodo su come si gestiscono le vere emergenze. Scomodissimo. E questo annullamento dei diritti civili ci porta dritti a capire come reagisce la psiche umana quando la società crolla. Cosa succede quando lo Stato sparisce, la legge non conta più nulla e non c'è un domani? Si torna allo stato brado, credo. Di fronte a una catastrofe imminente, è affascinante e tragico vedere le reazioni. C'erano 3 modi principali in cui le persone reagivano, giusto? Sì, i documenti ce ne mostrano chiaramente 3. La prima era la fuga, Chi se lo poteva permettere scappava in campagna. tipo i ragazzi del Decameron di Boccaccio. Esatto, l'élite. Si isolavano in queste ville cercando di mantenere una parvenza di civiltà, raccontandosi storie per non pensare all'orrore. E chi non poteva scappare? Chi restava intrappolato in città spesso abbracciava il nichilismo più assoluto. La risposta epicurea, diciamo. Se devo morire domani, oggi bevo e faccio quello che mi pare.
quindi edonismo sfrenato. Affollavano le taverne, occupavano le case vuote dei ricchi morti, non c'erano più tribunali, non c'erano guardie. Si viveva in un'orgia continua, convinti che le conseguenze non esistessero più. È una reazione umana così disperata, no? Ma c'è la terza via, che forse è la peggiore, quella di chi cercava disperatamente una spiegazione, un colpevole. L'isteria religiosa, chi si barricava in casa per pregare e chi si univa a queste bande di flagellanti. Decine di migliaia di persone che giravano l'Europa frustandosi a sangue, convinte che la peste fosse l'ira divina. E ovviamente quando sei nel panico hai bisogno di un capro espiatorio fisico da colpire. Non puoi prendere a pugni un batterio. E la storia ci insegna chi diventa sempre il bersaglio: le minoranze. Iniziarono a circolare voci assurde sulle comunità ebraiche che avvelenavano i pozzi, una follia totale che sfociò in veri e propri massacri. Come quello di Strasburgo, dove hanno bruciato vivi centinaia di ebrei. Sì, a Strasburgo annientarono la comunità prima ancora che la peste arrivasse in città. E voglio specificare una cosa, perché è importante mantenere l'obiettività. Queste persecuzioni non partivano dalle alte sfere della Chiesa. Anzi, Il Papa aveva cercato di fermarli, vero? Papa Clemente VI emanò diverse bolle papali dicendo, in sostanza, guardate che è un'assurdità scientifica e teologica. Gli ebrei muoiono esattamente come i cristiani, non stanno avvelenando nessuno. Ma la massa, in preda al terrore, non ascoltava più nessuna autorità. C'è una disconnessione totale tra le istituzioni e le persone per strada. È affascinante. Tragico ma prevedibile. Di fronte alla fine c'è chi prega, chi si ubriaca e chi cerca un nemico immaginario. Sempre uguale, sì. Però, per quanto questa macrostoria sia terribile, se entriamo nei documenti intimi, nelle case colpite, la roba si fa insopportabile. Lasciamo le strade ed entriamo nel tessuto familiare. Qui tocchiamo il punto più basso della reazione umana. I resoconti di Boccaccio fanno malissimo da leggere. I medici, per dire che non avevano la minima idea di cosa fare, si rifiutavano di entrare nelle stanze. E visitavano da lontano, tenendosi delle erbe sotto il naso, giusto? Sì, erbe odorose o spugne imbevute d'aceto. Pensavano che i miasmi cattivi portassero la malattia. Ma non erano solo i medici o i preti a fuggire. E questo è il tabù infranto che mi ha sconvolto di più. Leggere nei testi dell'epoca che il fratello abbandonava il fratello. O, e questa è la roba che fai fatica ad accettare, i suoi padri e le madri figlioli. Cioè genitori che di fronte ai figli infetti e agonizzanti chiudevano la porta e se ne andavano. Questo solleva una questione importantissima sulla natura umana. Era pura crudeltà. Non credo. Non può essere tutti crudeli di colpo. No, infatti, era un terrore atavico, primordiale. Quando la paura supera un certo livello critico, il cervello si spegne. Salta anche l'istinto biologico più forte che abbiamo, quello di proteggere la prole. L'essere umano regrediva a pura, semplice pulsione di sopravvivenza animale. Una riduzione all'istinto di autoconservazione e basta. Morte a parte distruggeva le famiglie dall'interno. Ed è incredibile come dalle ceneri di questo mondo morto, da questo livello di disumanità, sia nato qualcosa di inaspettato. Voglio dire, questa ecatombe ha fatto da tasto reset per l'Europa, no? Un reset brutale. Se un terzo o mezza popolazione sparisce nel nulla, l'economia si ribalta. E qui subentra un cambiamento enorme. Prima del 1348 la manodopera era tantissima e costava pochissimo. I contadini erano essenzialmente servi della gleba, legati alla terra, sottomessi. E dopo? Dopo, improvvisamente, chi è sopravvissuto ha un potere enorme in mano. C'è pochissima gente per lavorare la terra. E quindi i contadini iniziano a dire: O mi paghi il triplo o me ne vado? esattamente. I proprietari terrieri sono disperati. I fitti agricoli crollano. Si assiste al declino quasi immediato della servitù della gleba. I salari schizzano alle stelle. Praticamente una mobilità sociale è forzata dal batterio. E a proposito di cambiamenti, c'è una perla nei documenti che mi ha fatto riflettere. Riguarda l'ambiente. Perché uno penserebbe, mezza umanità muore, i campi vengono abbandonati, quindi la natura selvaggia trionfa, esplode la biodiversità, giusto? E invece è il contrario. Esatto, la biodiversità in realtà è diminuita. Un paradosso affascinante. Sì, perché scomparendo il lavoro umano è scomparso anche quel mosaico di culture diverse, orti, campi aperti e boschetti che l'uomo manteneva. Senza l'uomo, tutto si è ricoperto di boschi omogenei e impenetrabili.
Meno varietà di ambienti, meno biodiversità. Questo dimostra quanto l'ecosistema europeo fosse già legato a doppio filo all'azione umana. Ma la carenza di manodopera ha stimolato anche un altro settore, l'innovazione tecnologica. La necessità aguzza l'ingegno. Pagare un copista per trascrivere un libro a mano era diventato troppo costoso. Troppi pochi amanuensi vivi. Questo bisogno di efficienza e meccanizzazione del lavoro è esattamente il terreno fertile che, di lì a poco, preparerà l'Europa all'invenzione della stampa di Gutenberg. Incredibile. E poi c'è la Chiesa, che esce da questa pandemia immensamente ricca per via di tutte le donazioni e i testamenti lasciati dai morti, ma in una crisi di credibilità profonda. Non hanno saputo fermare il castigo divino e i preti morivano come i peccatori. Quindi cosa significa tutto questo? Che la peste nera è stata davvero il livellatore sociale che ha spianato la strada al Rinascimento, ma c'è una cosa che mi lascia ancora con un enorme punto interrogativo. Il mistero della fine. Cioè, la medicina dell'epoca era, senza offesa, completamente inutile. Peggio che inutile, spesso era dannosa. Appunto. I medici davano la colpa ai miasmi o a Giove allineato con Saturno, curavano la gente con pietre preziose, zafferano o i salassi, che ti indebolivano ancora di più. E, la mia preferita, consigliavano di non lavarsi mai per non aprire i pori all'infezione. Una pratica igienica impeccabile, diciamo. Ma quindi, la domanda è: come ha fatto a finire una cosa del genere senza medicine e senza igiene? La cosa affascinante qui è che la scienza odierna ci dà finalmente una risposta chiara e ribalta un po' i miti. I ratti neri e le loro pulci hanno acceso la miccia, sì, ma gli studi epidemiologici e genetici più recenti dimostrano che a far esplodere il contagio in quel modo incontrollabile sono stati i parassiti umani. Pidocchi e pulci umane. Sì, quelli che vivevano nei vestiti della gente, che appunto su consiglio medico si lavava pochissimo. Nelle case sovraffollate passavano da un corpo all'altro con una facilità estrema. Ma allora perché a un certo punto si è fermata? Si è fermata per semplice esaurimento matematico. L'epidemia ha divorato così tante persone vulnerabili in così poco tempo che a un certo punto non c'erano più corpi a disposizione per sostenere quella catena di trasmissione. Ha bruciato tutto il combustibile. Esatto, l'incendio ha rallentato, non è scomparsa. La Yersinia pestis è rimasta in Europa diventando endemica, tornando a ondate, ma non ha mai più avuto quella potenza apocalittica perché i sopravvissuti in un modo o nell'altro avevano sviluppato resistenze o semplicemente c'era troppa distanza sociale naturale creata dal vuoto demografico. Che storia allucinante! Cioè, tirando le fila di questo viaggio assurdo nel 1348, abbiamo visto un trauma che ha distrutto le fondamenta stesse delle famiglie, frantumato le credenze, polverizzato un sistema economico medievale e forzato l'Europa a cambiare per non morire. Ha funzionato come un bisturi chirurgico su una civiltà che doveva per forza evolversi. E questo ci lascia con una riflessione finale molto provocatoria, se ci pensi, che non è esplicita nei documenti, ma emerge prepotentemente dai fatti. Cioè? La storia ci sta urlando che i più grandi balzi in avanti nei diritti dei lavoratori, nell'innovazione tecnologica, nella mobilità sociale e nella scienza medica sono nati direttamente dal più grande e sanguinoso massacro della storia europea. Un prezzo incalcolabile per il progresso. Esatto. Questo ci obbliga a chiederci una cosa molto scomoda per noi oggi. Il progresso umano, l'equità sociale profonda, necessitano inevitabilmente di una tabula rasa e di una catastrofe totale per potersi realizzare. O l'umanità sarà mai in grado di creare un vero rinascimento in modo consapevole, senza prima dover per forza attraversare l'Apocalisse? Siamo arrivati alla fine di questo viaggio. E lo so, non è stato un viaggio leggero. Non poteva esserlo. Nessun viaggio vero lo è. Quando si decide di entrare nel 1348, si sa già che non si uscirà indenni. Non si può ascoltare questa storia e restare esattamente come si era prima. Qualcosa rimane. Una domanda, un'immagine, il ricordo di un nome che non esiste più, di una città ridotta al silenzio, di un porto deserto, di un carretto che passava di notte, raccogliendo quello che era rimasto. Qualcosa rimane sempre. Quando si parla della peste nera, c'è sempre il rischio di perdersi nei numeri. 25 milioni di morti in Europa in meno di 4 anni, la metà della popolazione italiana spazzata via, Firenze ridotta a 1/3 degli abitanti, Venezia, Genova, Roma,
città che erano al culmine della loro potenza commerciale e culturale, svuotate nel giro di mesi, come se qualcuno avesse spento una candela. Numeri enormi, quasi impossibili da sentire davvero, perché il cervello umano non è fatto per elaborare numeri così grandi. Li legge, li registra, li archivia, ma non li sente, non li vive. Ed è per questo che esistono le storie. Quello che spero abbiate portato via da questo episodio non sono i numeri, sono le persone. Il medico con la maschera a becco che cammina solo in una strada deserta, il bastone in mano, sapendo che anche lui, forse, non tornerà a casa quella sera. Eppure cammina lo stesso, eppure bussa lo stesso alla porta successiva. La madre che lascia un bambino sul sagrato di una chiesa perché non riesce più a tenerlo, perché ha paura di contagiarlo o forse di essere contagiata da lui e non sa lei stessa quale delle due cose la spaventi di più, e si volta e cammina via e non si gira più. Il notaio veneziano che continua a scrivere testamenti, uno dopo l'altro, giorno e notte, a lume di candela, perché c'è sempre qualcuno che ha bisogno di mettere in ordine le cose prima di andarsene, che ha bisogno che qualcuno testimoni che è esistito, che ha amato qualcuno, che ha lasciato qualcosa. Queste persone sono reali, non sono personaggi di un romanzo, hanno vissuto esattamente quello che abbiamo raccontato oggi, hanno respirato quell'aria, hanno camminato in quelle strade, hanno avuto paura esattamente come avremmo paura noi. C'è una cosa che mi ha sempre colpito della peste nera, una cosa che trovo profondamente, ostinatamente umana. In mezzo alla devastazione totale, in mezzo ai carri dei morti, alle fosse comuni scavate di notte, alle città svuotate, ai medici in fuga, c'era ancora qualcuno che scriveva, che dipingeva, che raccontava storie. Boccaccio lo fa nel Decameron. Prende 10 giovani che fuggono dalla Firenze appestata, li porta in una villa sui colli e li fa ridere, li fa innamorare, li fa raccontare storie piccanti, avventurose, tenere, ironiche, scandalose, come se la vita anche nel mezzo della morte si rifiutasse ostinatamente di smettere di essere vita, come se raccontare storie fosse un atto di resistenza, come se dare voce alle cose, anche alle cose terribili, fosse il modo più antico e più potente che gli esseri umani hanno per non soccombere. E forse è proprio questo il messaggio più potente che il 1348 ci ha lasciato. Non la rassegnazione, non la fuga, ma la capacità ostinata, quasi irrazionale, di continuare a essere umani, di continuare a cercare senso, di continuare a raccontare. L'Italia che uscì dalla peste nera era un paese profondamente diverso, ferito in modo irreparabile, sì, segnato per generazioni, con una memoria collettiva del trauma che si sarebbe tramandata per secoli, nei dipinti, nelle preghiere, nei riti, nelle feste di paese che ancora oggi in alcuni borghi italiani commemorano la fine dell'epidemia, ma anche, e questo può sembrare paradossale, più libero, più inquieto, più curioso. La morte di così tante persone aveva rimescolato le carte sociali in modo radicale. I sopravvissuti si ritrovarono in un mondo in cui il lavoro valeva di più, in cui le vecchie gerarchie erano state scosse, in cui la Chiesa, che non era riuscita a spiegare il perché di tanta morte né a fermarla, aveva perso parte della sua autorità assoluta sulle coscienze. Le domande che prima erano vietate, ora erano inevitabili. Perché Dio ha permesso questo? Cosa siamo davvero? Cosa vale la pena fare con il tempo che ci rimane? Dalla crisi più profonda che l'Europa avesse mai vissuto, stava nascendo qualcosa di nuovo, qualcosa di fragile all'inizio, una domanda, un dubbio, una curiosità nuova sull'uomo e sul mondo, qualcosa che avremmo chiamato umanesimo e poi rinascimento. La morte che genera la rinascita. Grazie di cuore per essere stati qui, per aver fatto questo viaggio con noi fino in fondo. Sussurri dalla storia italiana esiste esattamente per questo, per darvi la sensazione di camminare davvero dentro la storia, non sopra, non intorno, dentro, con tutta la polvere, il dolore, la meraviglia e l'umanità che porta con sé. Se questo episodio vi ha emozionato, vi ha fatto riflettere,
vi ha tenuto compagnia in un pomeriggio o in una notte insonne, lasciateci un commento qui sotto. Il vostro feedback non è solo gradito, è il motore di tutto questo. E soprattutto, diteci voi, chi vorreste incontrare nel prossimo episodio? Quale storia italiana volete che sussurriamo insieme? La storia italiana è infinita e noi siamo pronti ad ascoltarvi. A presto!